Questo libro, Quasi manuale di volo, è la seconda edizione di un libro che uscì qualche anno fa. Facendo l'istruttore all'Urbe, il direttore della scuola mi chiese di fare un manuale di volo. In realtà io dissi che di manuali ce ne sono già abbastanza e pensavo di fare un libro che si riferisce sempre alla tecnica di pilotaggio, ma con un orientamento leggermente diverso da quello standard degli altri manuali. E così mi venne l'idea di chiamarlo Quasi manuale di volo, perché non è un manuale vero e proprio, completo, di tutte le voci che possono servire a chi impara a volare. Fu fatta la prima edizione che di circa 500 copie che finirono in circa un anno, furono vendute in un anno. Allora, ricordandomi che avevo omesso certi argomenti, proposi di fare una seconda edizione più completa, ma di fronte al poco entusiasmo del mio editore, io pensai di pubblicarlo in maniera diversa, in maniera autonoma. E così è nata questa seconda versione di Quasi manuale di volo, al quale io ho applicato un appendice dove raccolgo un po', si chiama Radio Hangar, e raccoglie un po' le dicerie, il chiacchiericcio, i miti, i falsi miti che si sviluppano in ogni ambiente sociale, diciamo così. Ma questo succede per esempio in un circolo nautico, in un circolo di tennis, dove si creano delle voci, delle notizie più o meno vere, più o meno sbagliate, e poi alla fine ripetute in continuazione da tanta gente diventano quasi verità. È quello che i romani chiamavano idolatribus. Sono dei fatti veri, presunti veri, o delle bufale che fuori circolari diventano quasi veri. Ora in questo Radio Hangar io racconto un po' di queste piacevolezze che girano per gli aeroporti, e poi ho citato con piacere un avvertimento incidente. Uno dei nostri primi ufficiali di quadrimento, il tenente Picasso, quando noi eravamo ragazzini appena entrati in accademia, lui ci raccontava delle varie storielle degli aeroporti, incidenti, mancati incidenti, fesserie fatte dai colleghi e altri fatti, aneddoti, e noi ridevamo che eravamo ragazzini. Io avevo 18 anni appena entrato in accademia, e lui se ne usciva sempre una frase: non ridete perché l'ora del biscolo viene per tutti. Ora io di questo del biscolo, io lo so, perché tutti i piloti hanno avuto l'ora del biscolo, anche io, e lo dico. Ci sono delle superficialità, dei pericoli che si sottovalutano, un po' per entusiasmo giovanile, un po' per self-complacency, come dicono gli americani, convinto di essere bravo. Certe volte non sei tanto bravo, ma la fesseria la fai, vera. E allora io racconto poi questi fatti e poi un cenno particolare ai controllori di volo, nei quali fra i controllori di volo, come al solito, c'è di tutto. Quelli delle aree di grande traffico sono dei veri professionisti esperti, quelli delle aree marginali sono un po' meno, diciamo così, raffinati, e ce ne sono anche di varia estrazione, come preparazione ed educazione. Ora, tornando al manuale di volo, io ho aggiunto due argomenti che secondo me erano importanti. Uno l'ho intitolato Overboost e un altro il bimotore. Perché Overboost? Molta gente, molti piloti poco esperti, anzi meno sono esperti, più sono ligi nel manuale di volo, che è sempre una cosa santa il manuale di volo, però a volte se legge il manuale di volo finisce al cimitero. Ci sono dei momenti in cui devi dimenticare il manuale di volo. È i motivi per cui io sono propenso per l'intelligenza artificiale, purché la possa staccare quando voglio io.
A questo proposito faccio un esempio. Recentemente è stato introdotto negli aeroplani un giocarello, un gadget, che più che un gadget è un vero amico del pilota in certi versi, si chiama FADEC, che è l'acronimo di Full Authority Digital Engine Control. Questo attrezzo sta fra la manetta del pilota e il motore e fa tutto lui, come un milanese, faccio tutto me. Tu dai moneta così e lui regola la pressione dell'alimentazione, il controllo della temperatura dell'olio, fa tutto quello per regolare il motore al massimo del rendimento e con la massima protezione per il motore. Se il motore pianta, mette le rive in bandiera da solo. Se non è venuto in modo, la riga esce dalla bandiera da solo. Perché è un bel giocattolo. Sì, però quello che non mi piace sono le prime due lettere, full authority, completa autorità, cioè non ti posso staccare, non mi sta bene. Ora spiegherò perché. Torniamo a un esempio, sono due casi ai quali voglio accennare. Una volta al simulatore, noi piloti all'Italia eravamo sottoposti annualmente ai check, sia al simulatore, check e l'era. L'altro al simulatore, in un intervallo fra le due operazioni di controllo, arriva uno dei dirigenti con dei giornalisti e spiega ai giornalisti: ora inseriremo nel simulatore, che si comporta esattamente come l'aeroplano, un tipo di turbolenza, di wind shear, di downdraft che si è creato mi pare a Chicago, e ha fatto vedere un aeroplano di questo genere, e vi faremo vedere che anche un comandante esperto come il comandante Russi sarà costretto a precipitare. E Russi gli dispiace che ti facciamo vedere, no? Tanto non serve male nessuno. Parto, faccio tutto quanto, flap dentro, così, comincio la salita, a un certo momento sento una forte discendenza, ma non scendo più di tanto, resto in volo. Oh, questo è uno di quelli che non cadono. Ah no, ma come hai fatto? Elementare, Watson, overboost. Ora diciamo cos'è l'overboost? L'overboost è una sovrappotenza, e quindi facciamo un passo indietro. Nei manuali operativi c'è scritto che in decollo devi tenere tanto di EPR, non solo RPR. In certe fasi devi tenere questo valore EPR per il rapporto di compressione fra compressore e la pressione esterna. Ed è sacro, segue quelli, in condizioni umane segue quelli. Però io penso, noi insegniamo agli antichi romani, primum vivere, rende filosofare. Se io sto precipitando, sento l'aeroplano scende e io ho ancora manetta da dare, io do manetta. Il motore si offenderà, non me ne frega niente, ma intanto resto vivo. Anche perché quello che uccide i motori è la temperatura. Se io do una smotorata di 10 secondi, il motore nemmeno se ne accorge. Però per quei 10 secondi mi ha dato la potenza necessaria a non precipitare. Poi a terra lo posso far controllare, o forse non c'è nemmeno bisogno di controllarlo, perché l'overboost vuol dire sovrappotenza, l'overboost è dato 10-15 secondi, per cui il motore non ha fatto una grinza, però in quel momento mi ha salvato la pelle. Ora, il capopilota lì si è ammeravigliato, non si riuscivano a cadere, non ci credeva, certo, ma io mica sono scemo, io seguo la logica prima del manuale operativo. Ci sono stati dei casi analoghi che sono finiti con dei funerali. Uno nel caso noto del fiume Potomac, in decollo si è gelata una sonda e i piloti riducevano la pressione dell'alimentazione, lì bastava guardare gli N1 e gli N2 per capire che il motore lo stavano riducendo, lo stavano spegnendo loro. Vabbè, questo per dire, il manuale operativo lo devi seguire, sì, però come grano salis, con attenzione. Quindi questo è... quindi io spiegavo questa faccenda dell'overboost proprio per far capire ai molti piloti,
primum vivere, dendi filosofari, posso anche andare oltre a certi limiti, poi al limite faccio ricontrollare il motore, ma la cosa importante è che per il momento lo muoio. L'altro argomento che ho introdotto è quello sul bimotore. Normalmente si dice che due motori sono meglio di uno, sì, siamo tutti d'accordo, però bisogna fare una distinzione. Sono i bimotori commerciali, quelli per passeggeri, che siccome sono addetti a volare in condizioni di carico molto estreme, cioè aeroplano vuoto, aeroplano strapieno, e le tonnellate si sprecano, perché c'erano motori molto potenti per sopperire a queste esigenze variabili. E infatti con questi motori molto potenti, se pianto un motore in quota, io con l'altro posso mantenere una quota sufficiente a superare la gran parte degli ostacoli correnti. Negli aeroplani bimotori, diciamo così, non commerciali, amatoriali, per i piloti che si fanno il bimotore, le cose stanno diversamente. I motori non sono super potenti, i motori hanno la potenza necessaria alle condizioni anomale, normali, non anomale. Se pianta motore, normalmente qualche spiritoso ha detto che i bimotori amatoriali dell'aviazione generale, se pianta motore e sarà l'altro motore a portarti fino al punto del disastro. Questo è un po' iniettatoria, ma bisogna stare attenti, potrebbe essere vero. Spieghiamo perché contro l'ottimismo, dice ho due motori, meglio due motori che uno, ma bisogna tenere conto di alcune cose. Questi piccoli aeroplani, se pianta un motore, anzitutto l'elica del motore deve essere subito messa in bandiera, perché inizia a girare e fa una forte resistenza. Poi l'aeroplano vola molto asimmetrico, molto assorto. La velocità che si riesce a mettere è molto più bassa di quella normale, ci avviciniamo alla velocità di stallo. La manovrabilità è molto ridotta perché l'aeroplano vola tutto svergolato, fare la via da una parte e dall'altra e diventa un po' più precario. Per cui, e poi tra l'altro in questi bimotori, io ho volato parecchio con Seneca 1, se pianta motore, io ho provato, ho fatto alcune prove con un carico non al massimo, un carico medio, cioè l'allievo e un po' di carburante, quindi quello il Seneca è da 6 posti. E lì se ho piantato un motore, ho provato a vedere che fino ai 5.000 piedi, 4-5.000 piedi riuscivo a tenere la quota e una certa maneggevolezza, ma dicono gli americani, what if, che cosa se ti capita, questo quando sta attraversando le Alpi, non riesce a tenere la quota delle Alpi, deve scendere in una valle, e dalla valle quando esce? Se non trovi un aeroporto là dentro dove vai? Bene o male dovrai uscire da questa valle, ma con la potenza ridotta che hanno questi motori, cioè non è ridotta, la potenza appena sufficiente che hanno questi motori, sei nei guai. Allora ecco, io metto in guardia, sì, è giusto, due motori a volte, cioè spesso sono una maggiore sicurezza, ma non sono questa grande sicurezza, per cui fate bene i conti prima di decollare, quanto carico ho, che autonomia ho con questo carburante, quanto carburante posso imbarcare, soprattutto che quota posso ottenere con un solo motore, sono le tabelle, vai a controllare con questo carico che quota posso ottenere, 3.000 piedi, dove vado? 3.000 piedi, devo restare nella valle del Tevere, non posso neanche passare per Monte Isolante. Ecco perché io dicevo, il bimotore è una bella cosa, ma bisogna prepararsi bene a terra. Tornando ci andavo prima ai controllori di volo, ci sono dei controllori di volo anche delle zone terminali importanti, per esempio c'era Roma Radar 125.5, dove c'era un controllore che era noto per la sua maleducazione e anche per il fatto che non è che professionalmente fosse molto brillante. Succedeva che a volte si creavano delle discussioni con i miei colleghi più ingenui che rispondevano
a male parole e che non è mai bello per radio, anche che resta tutto inciso, tutto registrato. Una volta è capitato, venendo un postale, verso le 2 o le 3 di notte, io ero seguito da un altro aeroplano sulla mia stessa rotta, era dell'Ati, passo da Milano a Roma Controllo, 125,5, parla prima quello dell'Ati, il controllore a terra, pensate fosse lui davanti, lo fa scendere, ha fatto un errore, e io chiamo all'Italia, mi date per favore informazioni di traffico. Lui ha capito che io ho capito il suo errore e mi ha risposto male, guarda il controllore sono io, lei fa quello che dico io. Sì, è vero, io ho chiesto informazioni di traffico, lei per legge mi deve dare. Sì, siamo freschi, mi tappata con tutti così. Stavo zitto. Ho eseguito la detto lui, istruzioni sbagliate, mi hanno fatto fare un giro molto più lungo. Poi passi con l'ore, 118,7, 118,7, passato. Io a casa erano state le 3 di notte, 4 di notte, mica sono andato a letto, ho acceso il computer e ho fatto una bella relazione. L'indomani sono andato a Fiumicino, sono andato all'ufficio di navigazione, ho raccontato il fatto e il capo ufficio di navigazione dice non l'ho mandato a fare un Google, sono stato zitto, dico solve e te ripete, io ho pagato le parti, ma adesso chiedo i danni. Se è vero, stavolta adesso ce lo togliamo dai piedi. Qualche giorno dopo sono tornato nel passato per l'ufficio, ah no, bravo, promoveator, ultramoveator, questo è stato mandato via dalla linea, non sta più in linea, non sta più sulla 125, l'hanno promosso a dirigere qualche ufficetto che sa dove, missione compiuta. Caso opposto, invece di preparazione di serietà, mi è successo a Milano una notte, una sera, stavo rientrando, c'era categoria 2 in tutti gli aeroporti e mi dicono inizialmente di mantenere alta velocità, cosa io facevo sempre volentieri perché arrivavo sempre a molta velocità. Mantenere alta, Roger, mantengo alta velocità. Poi a un certo punto dico, no, negativo, ridurre 250 nodi, riduco a 250 nodi. Ridurre la minima di sostentamento, cioè Dio, questo ha fatto Procello. Dopo il radar mi ha fatto tutto un circuito stretto e mi rivolta all'atterraggio. Nessun danno a parte 10 minuti di volo più. All'ufficio operazioni incontro un tale, un aspetto molto umile e dimesso, studia lei comandante Noce, sono io. Mi deve scusare, io ho fatto un errore, vabbè. Ho dovuto farlo riattaccare, mi ho fatto fare un giro più lì, vabbè, pazienza. Ma mi farà rapporto? No, lei è stato leale, ha ammesso l'errore. Ci sono altri che non ammettono l'errore e vogliono dare la colpa al pilota. Lei è stato leale, anch'io sono leale, non vedo perché devo fare rapporto. Ah, grazie, comandante, no, io faccio quello che mi sembra giusto, io non sono buono, cerco di essere giusto. E non sarebbe giusto che le facessi un rapporto. Questo l'ho detto per dimostrare la differenza di stile e di classe anche fra gente che fa lo stesso mestiere. Era praticamente uno educatissimo e corretto, e l'altro cafone e maleducato. Poi non mi fermo qui a degli altri episodi dei piccoli controllori, in Radio Anna sono raccontati vari episodi più o meno ameni che faranno ridere, ma insomma sono reali. Quindi questo libro, io come dico anche nella prefazione, si può leggere, è quasi manuale, si può leggere o tutto in fila, perché gli argomenti sono messi in fila, oppure uno se lo va a guardare. Alcuni argomenti che vengono in mente da vedere, ad esempio, l'Uvincina, cosa dice il gestito dell'Uvincina, oppure sui circuiti di atterraggio. Ora, io ho voluto mettere in questo libro, fare una disamina di tutti gli errori correnti che fanno tutti i piloti, abbiamo fatto tutti i piloti. Sono delle ingenuità, delle cose che caschiamo tutti con tutte le scarpe, tutte le volte, fino a quando non diventi più maturo e vedi che certe cose non ci capivo. Ma all'inizio è facile cadere nei soliti trabocchetti. E allora io ho cominciato, per esempio,
la cosa più elementare che è il circuito di atterraggio. Dice, che ci vuole? È un rettacolo? È vero, ma non lo fanno mai bene, la maggior parte degli aerei o lo fanno sghembo, o lo fanno storto, quote variabili, angoli sbagliati, e allora un buon atterraggio viene solo dopo il circuito corretto. E a questo proposito poi raccontare un episodio un po' ameno che mi è capitato una volta atterrando in una di queste aviosuperfici col mio aeroplano, dove avevo appuntamento con dei colleghi per andare a pranzo insieme, degli amici. Sono arrivato tardi, ero alto, non c'avevo voglia di mettermi a fare tutto il circuito, e ho preso, qui se mi vedono i miei allievi mi linciano. Ho fatto una cosa completamente fuori standard, scivolate da una parte e dall'altra, invitate con mezzo rovesciamento, comunque sono arrivato a 200 piedi, ero stabilizzato a terra, scendo dall'aeroplano per andare al ristorante e vedo un bifolco, un individuo con un'aria molto bucolica che mi viene incontro. Non è così, è a terra, e questo chi è? E vedo questo ortofrutticolo che mi fa tutta una lezione sull'atterraggio, sui circuiti. Io guardavo, sono stato a sentire educatamente, anzi ho fatto finta di prendere atto dei suoi insegnamenti. È vero, molte cose me le scrivo, me le dovessi scordare. Poi sono andati al ristorante dove mi aspettavano gli amici e mi hanno raccontato questo individuo che hanno identificato aveva appena conquistato l'attestato di pilota di ultraliggero per monoposto e già si sentiva un astronauta. Questo l'ho detto così per dire che a volte l'indisciplina, io sono vecchio del mestiere, sì, è vero, non la dovrei fare nemmeno io, ma qualche volta mi faccio uno sconto, vengo giù un pirata, poi alla fine però tanto lo so che alla fine lo rimette a posto. Ma se mi vede un allievo che vuole copiare, e lui si fa male, io no, ma lui si fa male. Ecco perché io cerco sempre di dare un esempio di correttezza, di disciplina e di buonsenso. Qualche volta però, se nessuno mi vede, ho errato anche io e lo ammetto. Quindi, per terminare, questo libro è un compendio di piccoli suggerimenti, consigli, e dove racconto anche un po' di episodi che dovrebbero far aumentare la saggezza del pilota. Tante volte nei piccoli episodi si evincono dei concetti che per restano utili. Sono esempi banali, come quello dicevo prima del tenente Picasso, diceva allora il mischio è per tutti. È vero, perché purtroppo i nemici del pilota, uno dei nemici del pilota sono la self-complacency, cioè il sentirsi bravi. E allora uno quando si sente molto bravo diventa imprudente. E siccome ci sono piloti imprudenti e piloti vecchi, ma vecchi piloti imprudenti non ce ne sono. E io ho sempre cercato di spiegare ai miei allievi anche un avvicinamento sbagliato, riattaccare non è una vergogna, perché sbagliamo tutti. È normale, gli errori sono endemici della natura umana, li facciamo sempre tutti, ma mai vergognarsi di un errore fatto in buona fede, cioè buona fede. Stavo facendo una cosa, l'ho sbagliata, vabbè, rifaccio. Mai minimizzare i propri errori, perché è come scusarsi non pedita, accusarsi manifesta. Ho fatto errore, sì è vero, ho sbagliato. Io per esempio comincio con me stesso. Una volta, premetto io all'Italia avevo l'abitudine di venire molto veloce. Una volta ho sbagliato qualcosa, o mi hanno dato informazioni diverse di vento, o ho sbagliato io, non lo so. Sono arrivato un po' troppo veloce all'orizzonista, ho riattaccato. E nel rapporto riattaccata, effettuata per avvicinamento non stabilizzato. Mi sono preso la responsabilità.
ho fatto la fesseria, è vero, ho ammesso, punto. Quindi per concludere, quello che voglio cercare di far capire a tanti piloti giovani, quello che mi diceva uno dei nostri primi istruttori quando eravamo allievi a Pomigliano, mi diceva il pilota deve essere modesto e tenace. Io al momento non capivo, ma che vuol dire modesto e tenace? Tenace vuol dire non ti devi mai arrendere, ma se la cosa non ti riesce oggi riprova, vedrai che domani riesce meglio. Modesto è importante, modesto è non pensare mai di aver capito tutto, non pensare mai di essere bravo, non pensare mai di essere immortale, che non sbaglierai mai. Stai sempre attento, come dicevamo nella tiete dalla parte del frumentore, cioè tiete dalla parte della massima potenza. Non ti rilassare mai, stai sempre in campana e vola sempre avanti all'opano, fly ahead. Questo è il consiglio che mi sento di dare a tutti i piloti. Spero che il libro sia, per chi lo leggerà, sia di una certa utilità e soprattutto non sia pesante da leggere. That's all, folks. Qui finisce la mia chiacchierata.